Chi ha visto il mio video su NIO sa bene che esistono più di 600 compagnie costruttrici di auto elettriche solamente in Cina. Ed oggi vorrei parlarvi proprio di una di queste che potrebbe arrivare addirittura a dominare il mercato europeo. Il suo nome è Ora. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi vorrei parlarvi di questa casa costruttrice chiamata Ora. Ma prima di cominciare non scordatevi di mettere già un mi piace e iscrivervi al canale che farebbe vedere questo video a molte più persone. Grazie mille. Ora nasce nel 2018 come sussidiaria di JWM o Great Wall Motors. Great Wall come Grande Muraglia, giusto per ricordare che è un'azienda cinese. Questo brand è stato creato da JWM per creare veicoli 100% elettrici per poi venderli per lo più nel mercato cinese. Ora, pur essendo un brand nato appunto, come dicevo, nel 2018, 3 anni fa, sta facendo davvero tanto parlare di sé nel mercato dell'auto elettrica cinese. Infatti produzione ha già 4 veicoli e pianifica di vendere altri 3 veicoli nei prossimi anni. Ora, come tante compagnie in Cina, è famosa per, diciamo, prendere particolarmente spunto da alcune auto già esistenti. Pertanto potreste notare delle somiglianze verso alcune auto di quelle che vi farò vedere. Una cosa molto divertente che hanno voluto fare con il nome dei propri veicoli è creare una specie di colonia felina. Infatti ogni auto ha il proprio nome seguito da cat o da gatto. Tutte tranne la prima auto che hanno prodotto, di cui parliamo adesso. Infatti si tratta della IQ e non abbiamo molte informazioni a riguardo di quest'auto, se non che è un crossover compatto che è stato venduto proprio dall'inizio della compagnia, ovvero il 2018. Vengono forniti inoltre alcuni dati riguardanti lo 0 a 100 che potrebbe essere intorno ai 7,7 secondi e la capacità della batteria riportata a 46 kWh. Quel poco che si sa di quest'auto è che non è stata particolarmente venduta. Infatti nel primo anno di vendita si contavano solamente 10.300 esemplari venduti e l'unico posto in cui veniva venduta era appunto la Cina. In seguito abbiamo il primo veicolo chiamato con il nome di un gatto, ovvero la Ora R1 o chiamata anche Black Cat. Presentata al Salone di Shanghai del 2019, quest'auto è un classico esempio di una city car e le prestazioni per essere una city car non sono neanche così male. Infatti ha una velocità massima di 102 km/h e secondo il ciclo NEDC un'autonomia di ben 300 km con una batteria da 33 kWh e una potenza da 48 cavalli. Inoltre è particolarmente economica in Cina con un prezzo iniziale di 59.800 yuan o 7.700 euro. Quest'auto oltretutto è la prima della casa cinese ad essere esportata in Costa Rica e da quest'anno anche in Thailandia, con ovviamente dei ricarichi sui prezzi che si possono trovare in Cina, non andando però a superare i $20.000 di spesa per quanto riguarda appunto la Costa Rica, facendo così in modo di rimanere l'auto più economica venduta nel paese. Il secondo gatto della compagnia si chiama Ora R2 o White Cat. Il gatto bianco, come viene chiamato dalla compagnia, nasce per essere una versione più confortevole e migliorata della sorella Black Cat. Infatti Ora ha dichiarato che la R2 offrirà fino a 63 cavalli di potenza e un'autonomia fino a 400 km con una singola ricarica, ovviamente sempre sotto il ciclo NEDC. Attualmente quest'auto è disponibile solamente in Cina, ma alcuni piani sono stati rivelati per l'espansione di questo veicolo verso il mercato indiano. La White Cat si trova in vendita al prezzo di 75.800 yuan, ovvero 9.755 euro. Chiaramente col fatto che è una versione migliorata della Black Cat, il prezzo doveva salire. Passiamo adesso all'ultimo gatto della compagnia attualmente in vendita, ovvero la Ora Hao Mao o Good Cat. Se vi ricordate, all'inizio del video vi ho parlato del fatto che in Cina prendono particolarmente spunto da altre case automobilistiche e quindi potreste vedere altre auto ma non appartenenti al brand
Ora. Ecco, io per esempio in quest'auto ci vedo, almeno nel frontale, una Porsche un po' cartoonizzata, ma ognuno poi ci può vedere quello che vuole. Quest'auto è molto recente, infatti è stata presentata solamente nel novembre del 2020 e personalmente la trovo anche molto interessante a livello estetico. Infatti un'altra particolarità che si nota subito guardando l'auto è che mancano le luci nel posteriore, ma che in realtà ad un occhio un po' più attento si nota che sono proprio sul finire del lunotto posteriore. Quest'auto è dotata di un singolo motore elettrico che produce 140 cavalli di potenza, ma esistono due configurazioni di batterie. La prima configurazione è da 47,8 kWh che offre un'autonomia stimata di 400 km, mentre la seconda è una batteria da 59 kWh che offre un'autonomia stimata di 500 km, sempre secondo il ciclo NEDC, che risulta essere sempre molto abbondante con le autonomie delle auto elettriche. La Good Cat verrà venduta dall'anno prossimo anche in Thailandia come la sorella White Cat ed arriverà con un prezzo iniziale di 103.900 yuan o 13.300 euro, fino ad arrivare alla versione più costosa, che è ovviamente quella col pacco batterie più grande, che costerà 133.900 yuan o 17.200 euro. E questi erano i gatti in vendita. Lo so che fa strano dire i gatti in vendita, ma così li hanno chiamati. Passiamo adesso ai gatti che venderanno, ovvero il Big Cat, Lightning Cat e Punk Cat. Partiamo da quello di cui sappiamo meno, ovvero il Big Cat. Si tratta infatti di un SUV. Il mercato dei SUV in Cina è probabilmente quello più grosso, infatti andrebbe a competere direttamente con aziende come BYD o Tesla con la Tesla Model Y e Tesla Model X. Le uniche cose che sappiamo sul Big Cat è che partirà da un prezzo di 140.000 yuan, ovvero 18.000 euro, e arriverà sul mercato alla fine del 2021. Passando adesso al Lightning Cat, possiamo dire che l'ispirazione non è più ispirazione ma è copiare pari pari. Infatti le linee riprendono chiaramente quelle di una Porsche Panamera e dovrebbe essere la versione più lussuosa e sportiva della casa cinese. Ora dichiara infatti che l'auto sarà in grado di fare uno 0 a 100 in soli 3,5 secondi grazie ai suoi due motori elettrici e che l'auto sarà in grado di avere una guida autonoma di livello 3. Tutto questo ad un prezzo di 200.000 yuan, ovvero 25.700 euro. Passiamo adesso all'ultimo gatto presentato proprio al Salone dell'Auto di Shanghai nel 2021, ovvero il Punk Cat. Questo posso chiamarlo direttamente plagio del Maggiolone, perché non c'è ombra di dubbio che questo sia solo uno spunto preso dal Maggiolone. Ma posso dire che personalmente trovo la Punk Cat davvero fantastica. Infatti è molto bello da vedere, pur essendo sempre un classico Maggiolone alla fine dei conti, per alcuni dettagli che anche all'interno danno quello stile retro che ti attrae quasi a questo veicolo, senza però farti rinunciare a nulla. E questi erano tutti i veicoli della casa costruttrice Ora. Come ho già detto in altri video, la Cina sta spingendo davvero tanto per essere leader nella mobilità elettrica e ha capito che comunque è un settore in rapida espansione e vuole stare in testa a tutti, plagi o non plagi, come poi ha sempre fatto in realtà. Ma la possibilità che ha la Cina di creare in scala queste auto e questi pacchi batterie non ce le ha nessuno, e quindi queste aziende cinesi, seppure sconosciute adesso, a mio personale parere potremo vederle molto presto anche nei nostri mercati, portando così la vera competizione che aiuta ad innovare. E questo era tutto per il video di oggi. Fatemi sapere con un commento qua sotto cosa ne pensate voi di questa compagnia Ora, e non scordatevi di mettere un mi piace e iscrivervi al canale, e noi ci vediamo in un prossimo video. Grazie mille!